Lei? Ah, ho capito. Perché Sì, io sì, avevo sì, visto che sì. lui aveva fatto una foto dove si era fatto quella maschera lì. Allora ho detto, vabbè, provo a farlo anch'io, provo a rifarlo. Sì. Poi io l'ho fatto in video perché rifarlo con una foto mi sembra di copiarlo palesemente. Poi per metterci anche più di mio, ho provato a fare anche un'altra versione di Cell che lui non aveva fatto, che era la numero uno, con i pomodori qua. Ok. Perché tipo Cell c'ha tipo una parte qua che sembra il tubetto del Bostic, non so, tipo della colla. Sì. Cioè nel senso che ha un po' una. Sembra un po' una metà di un'arancia. Sì. C'ha la bocca fatta così che sembra tipo un. Boh, non so come puoi descriverlo. E mi è venuto in mente che non so, potevo usare qualcosa di arancione, qualcosa di giallo. Allora sono andato al supermercato, ho visto che c'erano dei pomodori che tipo avevano delle grinze orizzontali che mi ricordavano troppo quello. Ho detto, "Boh, un po' una forzatura, però magari se sto attento lo faccio bene. Ci metto anche altre cose che vanno poi a assomigliare tanto, riesco a simulare. Comunque Ed è venuto bene. c'è uno studio dietro, eh. Siamo tornati con un nuovo episodio. Abbiamo ospite tra noi un personaggio incredibile. O lo ami o lo odi, penso. Gianluca Busani. Sì. Eccomi qui, siamo qui. Allora, bro. Sono domandona che ho fatto più volte, ma adesso te la ripropongo. Se io Tette o culo, io no? dovessi spiegare a mia nonna in Nigeria che abita con tipo le pecore, robe così, cosa fai tu nella vita? Io cosa dovrei dirle? Poi che vado là da lei a fare un video nella sua cucina. Con le cose che c'ha le pecore dentro. Sì. Sì. Così. Oddio. Dai, ma davvero, facciamo un video con tua. Ecco, perché no? Beh? Potrebbe essere la svolta. Dai, vecchio, È che facciamo in Nigeria, cioè. Mi faccio insegnare come. Lì è dove tipo si mettono i vasi in Sì, testa. e spesse cambiano. volte sì, sì. Dai, vecchio, faccio il balletto con 6 vasi d'acqua in cima alla Poi tipo i testa. commenti, cazzo fai? Oh, di culture. No, ci E sta. poi c'è un video tipo butto del cibo davanti a un bambino. No, venga, Per terra, tipo tutto quanto tutto. no. No, scherzavo. No, cosa. Tutti dicono, ah, sprechi il cibo, c'è gente che me li fa. Vado lì apposta. No, Ti a immagini? guardare. No, tipo, dai, cuciniamo qualcosa per loro, dai. Così. Dai, Non ci mi possono sta. più neanche dire questo. Sì, esatto. Cioè, ti Vado metti lì lì. apposta, porto anche delle cose da mangiare, cuciniamo e dopo lo do a. E io mi Esatto. mangio la roba dal ristorante. White Sager che arriva da Io la do mangiare. a gente che me li fa. No, scherzo. Ma quindi, vecchio, allora, scherzi a parte. Allora, in rete su di te non c'è tanto. A parte quanti anni hai, che tipo, c'è tipo ho letto una Non biografia gioco tanto a tennis, che tipo c'è quindi- scritto che tipo hai un neo in mezzo agli occhi, tipo c'è Ah, sì? in un CV che ho tipo trovato in rete, segni Dai. particolari, un neo in Beh, mezzo agli sì, occhi. perché. Possiamo vederlo tutti. Ma quindi, cioè, raccontaci, no, tu sei cresciuto, nato e cresciuto a Reggio, hai detto, nel Reggiano. Sì, a Scandiano, quindi sono un Arsan, si dice. Poi scuole, tutto zona Reggiano, sempre. Sì, sì, Tutto sì. lì. Io ho fatto una scuola a Scandiano, Ok. poi mi hanno bocciato. Sono andato in un'altra No. scuola a Reggio, Ok. perché avevo fatto il liceo, però andavo male in tutte le materie più importanti di indirizzo. Ci sta. Mi dicevano Classico. quelle che non contavano niente, in Ok. teoria, tipo filosofia, storia dell'arte. Eri già tipo un cultore, Ero un già un artista. artista, sì, sì. Bravo. Da piccoli si vede. Non compreso, quindi cioè, praticamente facevo una fatica bestia perché sì, cioè, mi venivano bene le materie dove insomma che contavano meno per l'indirizzo per poter essere promosso, quindi dopo in quarta mi hanno bocciato perché mi faceva sempre più cagare matematica, fisica, poi dopo cioè, andavo in panne, capito, quando dovevo fare le cose. Andavo anche a lezioni in realtà, non è che non mi impegnavo, Ok. poi torno in classe facevo le battute. Fun Cioè, guy. quindi- Cioè. Sì, capito, ero quello che faceva le battute, che faceva sempre lo stupido, quindi cioè, i prof mi avevano preso come quello che dava fastidio, che non gli interessava niente, invece non era vero. Poi mi hanno bocciato in quarta con 4 materie. E poi dove sei andato? In un'altra scuola a Reggio, che poi lì, insomma, mi sono trovato bene. Che hai E mi hanno terminato. bocciato di no, no scherzo. No, sì, ho terminato lì. E infatti adesso cioè per un po' ho avuto due compagnie, una che era quella della scuola di prima Ok. e dopo quella della scuola di Reggio. Sì, quindi c'ho vari gruppi di Ho amicizie, capito. oppure anche amicizie storiche appunto con cui ogni tanto mi ritrovo. A volte adesso un po' alcuni li ho persi perché ognuno ha preso un po' le sue strade.
giusto. Te hai preso la via della fama, quindi comunque qualcuno si perde. La via dei matti, Sì. del Qualcuno ricovero resta indietro. psichiatrico. Sì. Qualcuno resta indietro. E invece poi dopo sei fermato all'università, sei andato da qualche parte. Dopo io ho fatto un'università a Milano, ho fatto la Ok. NABA, tipo il DAMS Ah, di Bologna, ok, ok. però che c'è a Milano da una ventina d'anni. Infatti, ma tutti che... Ma la Naba, c'è cosa da fighini, c'è cosa da artisti, da... Sì, beh, privata, però ci sono vari indirizzi. Mhm. Perché io sono andato all'Accademia di Brera Ok, a vedere. ok. Però, boh, quel giorno, tipo, ho fatto un giro nei corridoi, hanno detto che intanto l'indirizzo di multimedia, cioè multimediale così, non era molto fornito. Ok. Poi, tipo, ho visto i bagni che erano tutti quelli con le scritte, tipo, graffiti, Ok. tutti pocciati, così, delle birre per terra, e la gente fuori dalle porte di emergenza che beveva e fumava. Che cioè, io non so, qua non frega un cazzo a nessuno. Quindi sono andato a fare la NABA. Ok. E poi in Naba anche lì ci sono vari indirizzi, ci sono l'indirizzo di moda, tutti vestiti un po' da Sì, tutto che un arrivano a po'. Sadomaso, oppure Ci sta. ci sono, sai, tipo quelli un Vibes. po', sì sì, no, figo, cioè, non so, mi ricordo che c'erano Ma c'erano tipo le questi fazioni, ragazzi che c'erano... erano vestiti un po' tipo stile queer, Ok. tutti truccati, un po' da donna, con magari tipo le zeppe alte così, e tipo le cinghie nere di pelle, e Forte. poi magari tipo pantaloni larghi, lunghi, cioè no, figo, capito, figo. Però non è mai stata una cosa che boh, mi ha ispirato particolarmente. Mi aveva incuriosito l'indirizzo di grafica e di cinema. Ok. Poi c'era anche tipo l'indirizzo di storia dell'arte, l'indirizzo di scenografie, dove fai i modellini, Mhm. costruivano le scenografie per gli spettacoli teatrali. Cose. Sì. E quando l'ho fatto io c'era ancora nello stesso indirizzo di cinema anche videogame Ok. e Videogame. moderazione 3D. Sì, sì, non c'entra niente proprio, però erano insieme. Bellissimo. E quindi mi sono fatto qualche esame di Unity, Ok. modellazione, tipo creazione degli sfondi per le mappe dei videogiochi. Bello. Mhm. Tipo come, sai quando c'è l'editor di Age of Empires? Sì. Cercavi di farti la mappa tua. Sì. Quindi mi è piaciuto. Però mi è servito a niente perché prima di adesso... Cioè, sì, potrei boh, fare una scenetta dove ricostruisco una mappa in 3D. Side job. Che ne so. No, però sì, poi ho fatto anche web design, c'erano Ok. delle materie degli esami di web design, delle materie su come si è evoluto il cyborg nella filmografia. È inutile, perché mi sono dovuto leggere dei libri su come si è evoluto il cyborg nella storia. Quel Terminator, cioè. Esame di cyborg. Bello però. Cazzo stai facendo? Cosa fai nella vita? Cazzo. Esame di cyborg. Cazzo, 30 lode in fosse una cyborg. cosa che... Sì, ma che figa, fosse 30 lode in cyborg. Ma che c'è? Fosse 30 lode in cyborg. Perché poi ho letto un libro che di 20 pagine, quindi 30 lode. E poi fosse una cosa che esiste, capito? Tipo, non so, una malattia, oppure Bro, una nuova cyborg. tecnica. Non esiste il cyborg, cioè, che cazzo studi a fare? Va bene. Si vede che ogni tanto vanno a infilarci delle materie sperimentali per testare dei nuovi corsi o per assumere nuovi insegnanti. Insomma, senti, su cosa vuoi fare sto corso? Boh, non so, diciamo, tecniche dei fili elettrici, va bene, poi, non so, tipologie di intonaci. Va bene, ti fai sti 6 mesi di come sono divisi gli intonaci in varie tipologie. Ma quindi hai fatto, scusami, hai fatto la NABA, hai finito la NABA, Sì, che dura quanti anni? 3. Però puoi fare anche i 2 dopo di... Ok. Non so come Cyborg si chiama, 2. ma sì, sì, dopo vai in evoluzioni biologiche, di incroci di DNA, genomi umani, no, e poi dopo, come si chiama, master, quando fai Sì, gli altri master o due? magistrale. Sì, però era tipo, lì ce n'erano solo 2 all'epoca, credo, tra cui potevi scegliere, Ok. che erano tecniche pubblicitarie e... Ma all'epoca parliamo degli anni 2010, 12, 2014, io 14. l'ho fatto dal 2014 al 2017. Ok, Poi mi ha insegnato tantissime cose in realtà. Alcuni esami non mi sono serviti a niente. Sono ok. proprio quelle cose che hai fatto che c'erano perché dovevano tappare dei buchi. Mhm. Tipo... Sì, tipo cyborg. Cioè, Ti è vabbè, rimasto. nel mio caso non è che fosse inutile, ma per quello che lo facevo non serviva tipo web design, HTML, Sì. oppure Maya, cioè come modellare tipo Maya, Blender, queste cose qua. Ok. Però sono cose utili per altre persone. E, e mi ha insegnato tanto di montaggio video, Ok. fotografia, direzione degli attori,
come allestire le luci, cioè direzione della fotografia, Certo. scenografia, no, sceneggiatura, come scrivere le cose in funzione di poi realizzarle come Ok. immagini. Perché uno tante volte quando pensa tipo un video da fare, se Ok. non ha un minimo di nozioni di sceneggiatura, pensa in termini molto astratti. Tipo, non so, ma banalmente tu scrivi anche magari un video per farlo fare a qualcun altro. Tipo, Sì. dici, e qui vediamo il personaggio che pensa al senso della vita, no? Cioè, ok, ma come lo traduci in immagini? Che cazzo vedi? Eh. Non- E tipo scriverlo in modo concreto come sarebbe? devi scrivere. Devi scrivere proprio in termini oggettivi, tipo un personaggio guarda fisso davanti a sé, seduto, immobile. Poi vediamo scorrere immagini di gattini, il pianeta Terra con vulcani che eruttano, close-up di molecole che si muovono in 2D, cioè capito? Devi scrivere Certo. quello che vedi. Tutto. Poi quello che ne deduci, cioè lo crea il montaggio, però tu non puoi scrivere Giulia è molto triste. Non puoi scrivere. Cioè, devi scrivere Giulia è immobile, guarda in basso e tutta la Certo. stanza è grigia. Cioè, non puoi scrivere Giulia è molto triste e dispiaciuta per il fatto che si è lasciata col suo ex. Sì, ma se tu vedi una seduta, non lo capisci questo, capito? Quindi Certo. devi scrivere Giulia è seduta è seduta per 15 secondi, immobile, non si muove. Poi immagini, non so, di Solvenza al bianco, immagini di lei con un altro ragazzo che corrono in un prato Certo. a colori. Poi dopo, beh, cioè capito? Sì, devi fare tutta la E scena. molta gente, tipo, anche non so, quando mi dicevo, oh, vecchio, c'è un'idea pazzesca per un video che potresti fare. Poi mi dice delle cose che, non Devi so, tipo, oppure tipo buttare. mi dice, ho scritto un cortometraggio, prova a dirmi se secondo te sarebbe bello. E poi scrive delle cose che, cioè, poi in immagini non ti dà nessuna indicazione per capire come verrebbe, o che Certo. intenzioni ha di come realizzarlo, capito? Quindi sceneggiatura mi ha aiutato molto a studiarla. Ma Cioè, quindi Naba, poi passiamo al, diciamo, il clou, quello che tra virgolette, ti ha reso noto, no? Ok? E TikTok, tra virgolette, il sì. primo, cioè, poi magari anche altro, ma il primo TikTok che hai fatto, e comunque il primo video messo, realizzato bene, tutto, dove tu hai tutto pitturato, eccetera, quanto risale? Secondo te, se ti Ma allora, ricordi? io quando c'è stata la quarantena ho Ok. provato nello stesso momento a pubblicare anche cose su TikTok, perché tutti i boomer, tipo, non lo so, quelle signore di 50 anni che facevano i video col cane, che vedevano video di altri loro coetanei che facevano tipo gli sketch, mi dicevano, ma tu che fai queste cose così simpatiche, perché non ti scarichi TikTok? Porca Eva, è 2 mesi che l'ho scaricato e provo a pubblicare cose, ma non succede niente. Dicevo, perché, cioè, tutti mi dicevano, ma perché non lo scarichi? Io che tipo erano mesi che piangevo perché l'avevo scaricato da non so quanto, dovevo usare, cioè, capito? Sai, dito nella piaga. E io avevo provato come primi video a mettere, adesso non mi ricordo esattamente quale, però mi sembra o quello di Harry Potter o quello del Signore degli Anelli, Ok. e li mettevo uguali come facevo su Instagram, cioè da un minuto, perché erano Sì. piaciuti lì, ho detto piaceranno anche qua. Però Quindi sono zero, prima adesso esplosi su Instagram che su TikTok. non è che sono esplosi, cioè nel senso i primi che facevano 5.000 views, 6.000 views. Ok. Cioè ho visto un picco rispetto a quelli che mettevo di solito, che erano magari cortometraggi fatti bene con la videocamera, Mhm. tutti molto riflessivi, introspettivi, pesanti, sul senso della vita, so, c'era un personaggio che inizialmente, tipo, cioè, inizio del corto è triste, e riflette, si fa delle domande, autore di coglioni incredibile. E dopo non lo so, appare magari qualche immagine di Maurizio Costanzo, poi dopo cercavo di sdrammatizzare un po', ma in realtà la maggior parte neanche tantissimo, erano tipo cose molto tipo che volevo fare autoriali, come Ok. per far vedere un distacco di qualità tra quello che c'era normalmente su Instagram e quello che Ah, sapevo ok, fare, che avevo ok. imparato a fare molto bene. Però non facevo proprio minimamente visualizzazioni, cioè, oppure dopo un po' un mio amico mi ha detto proviamo a fare delle challenge tipo YouTube dove non lo so, proviamo a mangiare un McDonald's correndo. E vabbè, abbiamo provato a farlo, sì, un pochino più di views, poi niente di che. Dopo con la quarantena, periodo che non stavo benissimo per altre cose, ho fatto dei video dove passavo l'aspirapolvere mentre ballavo. Ok. Cioè, vecchio, Delirio. sì, delirio, vecchio. Ma ballavi tipo, cioè... Ballavo tipo non lo so, immaginati Antonio Banderas che vuole sedurre una signora di 60 anni, Ok. e fa tutto il Latin lover, Ok. parlando in spagnolo, Ok. senza maglia, torso nudo, che fa tipo, non so, danza del ventre, Va oppure bene, ok. tutto un po' con allusioni molto sessuali, no?
È vecchio, tipo, doppio di condivisioni del solito, doppio di views del solito, è vecchio. Ho trovato la mia Questa è strada, il mio. ho capito qual è la mia strada. Devo fare pulizie nudo. Sì, sì, cioè, boh, non so, si vede che, sai, il casalingo italiano, Che fa quello, simbolo. macio, l'ommo italiano. E poi ho continuato un po' così, poi qualche mio amico mi aveva detto, ma perché non fai l'imitazione di, non so, il trailer di questo? Qualcuno mi ha dato qualche suggerimento, tipo di... Perché avevo fatto come sarebbe Dragon Goku se fosse in quarantena. Allora Ok. avevo fatto lui torso nudo, chiaramente, tutto muscoloso, che mangia, però fa tutte le cose urlando. Tipo, quindi mangia con le bacchette il riso, però dato che sta urlando non entra niente in bocca, cioè, capito? Ok. Quindi se lo mette in bocca poi continua a cadere. E dopo ho fatto Harry Potter, perché un mio amico mi aveva suggerito prova a fare Harry Potter. Allora ho fatto tutti i vari personaggi di Harry Potter, però con le cose che avevo in casa, gli stracci, l'aspirapolvere ci avevo messo un mantello per fare un dissennatore. Cioè, Perché sai che comunque. l'aspirapolvere succhia, no? I Vecchio. dissennatori aspirano l'anima, quindi mi è Vecchio, venuto in comunque mente questa cosa. c'è del genio. Cioè, tu dici. Ma oh, cioè sì, Cioè, vado per associazione. cioè, Cioè. non so cazzati, anche per dire. Poi ho visto anche il tuo profilo, tipo il primo che ho visto che tipo ho fatto numeri grossi, tipo quello di Venom, dove tipo c'eri. Venom tanto, sì, sì, Cioè, grossi, ho visto proprio grossi. rispetto a quelli precedenti, e quello tipo che tipo adesso ha 11 milioni, Venom tipo ai sì, boh, 12. infatti da lì, da Venom ho preso un po' sempre quella direzione lì, per un Ok. bel po', perché ha segnato un po' un distacco tra quello e gli altri Sì, quello proprio, cioè, ho precedenti. visto proprio come numeri, non c'entra niente con i primi, cioè è esploso, Ma cioè. lì molti, secondo me, cioè molto ha contribuito per il fatto che mi ero pitturato la pelle di blu. Ok. Perché tanti in America dicevano che non avrei dovuto farlo perché era irrispettoso, perché sembrava Blackface. nero, Trans- sembrava pelle nera. Serio? Ti hanno. A Vecchio. 50.000 commenti, tipo ci sono 120.000 commenti, la metà sono perché mi dicevano che avevo Fra, ma è Venom? fatto una... vabbè, Spiegaglielo. no, perché molti dicevano, ok, è un alieno, però l'atto in sé di pitturarsi il colore della pelle con un altro è traumatico perché ricorda a chi l'ha vissuto gli abusi e le violenze, o a lui o ai suoi antenati, capito? Certo, però, cioè. Ha senso in realtà, un po' forzato, però... Boh. Poi, cazzo, è blu. Cioè, va bene, in certe inquadrature, vedo che c'era un contrasto forte di luce perché era giorno, sembrava nero, però vecchio, cioè, porca Eva, voglio dire, è un alieno. Perché poi, molte volte, secondo me, la gente si riempie la bocca anche di bei valori senza sapere esattamente cosa significano. Cioè, nel senso, io avevo letto, perché poi mi sono venute le pare, ho detto, cazzo, ho fatto una cosa brutta. Non pensavo, perché avevo letto cos'è la blackface e a me dagli articoli mi risulta che si definisce blackface quando tu ti pitturi la pelle di nero per raffigurare Impersonare un essere umano con la nero. pelle nera. Sì, esatto. Quindi se io voglio fare la L'alieno. raffigurazione di un alieno non è blackface. Cioè sì, mi sono pitturato la pelle di nero, però... Sti cazzi. cioè, allora è come dire, se io voglio rappresentare i Simpson mi pitturo di giallo, allora si devono offendere tutti i cinesi. Sì, Perché esatto. tutti li chiamano gialli. Esatto. Può succedere, però Vezza, allora dov'è il confine tra poter fare le cose? Perché allora non lo posso fare perché sono bianco. Cioè, è razzista anche questo, capito? Infatti. È razzista pure che io non posso fare una cosa perché il mio colore è questo. Cioè, è razzista pure dire questo, secondo me. Boh. Cioè, a volte un po' gli estremi fanno parte dello stesso cerchio, cioè nel Sì, senso sì, sì, proibire sì, una sì. cosa perché è razzista a qualcuno che non ha la stessa razza, alla fine, cioè, è razzista uguale, secondo me. Infatti pesa, non pensavo. Poi io me ne sono un po' fregato, infatti non l'ho cancellato il video perché poi mi sembra un'assurdità. Poi Sì. tante persone dicevano su a quelli che mi dicevano su perché dicevano che erano dei coglioni loro a dire così. Cioè addirittura tipo tanti anche neri insultavano quei neri che mi dicevano che io avevo fatto una cazzata perché dicevano che esageravano. Cioè, quindi anche lì era tipo ho beccato un confine delicato tra una cosa Cioè, è altro. che insomma usava fare, a molti dà fastidio fare, altri fanno o non fanno, che quindi ha diviso un po' la gente e quello mi ha buttato su. Perché poi infatti altri che dopo ho rifatto con quello stesso stile non è che hanno eguagliato quei numeri. Ok. Ehm, Vabbè, quello è esploso. Quello di Cell. Quello è esploso, poi anche quello di Cell. Quello Allora, che incredibile, cioè, quello incredibile. lì ho detto ok, Cioè, se ti è giuro andato bene. impazzisco, cioè, impazzisco. Cioè, No, io bellissimo.
Io poi avevo spunto in realtà da un altro creator che è un cinese che si chiama Low Cost Cosplay. Ah, ho capito. Perché Sì, io sì, avevo sì, visto che sì. lui aveva fatto una foto dove si era fatto quella maschera lì. Allora ho detto, vabbè, provo a farlo anch'io, provo a rifarlo. Sì. Poi io l'ho fatto in video perché rifarlo con una foto mi sembra di copiarlo, per esempio. Poi per metterci anche più di mio, ho provato a fare anche un'altra versione di Cell che lui non aveva fatto, che era la numero uno, con i pomodori qua. Ok. Perché tipo Cell c'ha tipo una parte qua che sembra il tubetto del Bostic, che non so, tipo della colla. Sì. Cioè nel senso che ha un po' una. Sembra un po' una metà di un'arancia. Sì. C'ha la bocca fatta così che sembra tipo un. Boh, non so come puoi descriverlo. E mi è venuto in mente che non so, potevo usare qualcosa di arancione, qualcosa di giallo. Allora sono andato al supermercato, ho visto che c'erano dei pomodori che tipo avevano delle grinze orizzontali che mi ricordavano troppo quello. Ho detto, "Boh, un po' una forzatura, però magari se sto attento lo faccio bene. Ci metto anche altre cose che vanno poi a assomigliare tanto, riesco a simulare. Comunque Ed è venuto bene, c'è è uno venuto bene. studio dietro, eh. Sì, no, ma lì ho fatto fatica anche perché poi sono, cioè, sembrano tipo certe scorze di verdure, o anche se non so, ti fai un casco di banane in testa, sono pesantissimi. Sono pesantissimi e se te li vuoi far star su ci devi fare un botto di giri di scotch e dopo un po' mi viene mal di testa perché ti premono un sacco nelle tempie. Quindi io ho Madonna. sofferto abbastanza. Scusa. Cioè, non è che sono Cioè, chiaro, mia. chiaro, però, cioè, dedizione. Ma scusa, tu per tipo, ad esempio, Venom, quanto ci hai messo a fare tipo il Non me pitturamento? lo ricordo, Ma però. anche tipo selezionare tipo cioè, la vernice, cioè, che vernice cosa hai usato? Allora, inizialmente, data la mia inesperienza nel cimentarmi in queste cose, ho usato cose sbagliatissime. Tipo, Tossiche. ho usato il super attack a volte, infatti ho dei buchi nella pelle, non mi crescono più i peli. Però ho detto, preferisco la salute o la gloria? Preferisco la gloria. Io, boh. Allora, sì, tipo, sì, per alcune cose ho usato il super attack sulla pelle e non è che ti lascia dei segni sulla pelle, però se c'hai i peli, dove ce ne metti e ti va a contatto con un altro oggetto, Mm, quando attacchi una cosa col super attack, sì, in mezzo si scade tantissimo, ok, perché, non so, ci sono delle componenti chimiche che è come se ogni strato dei due oggetti si scioglie un ok. pochino e si incollano insieme. Quindi dato che si produce molto calore in questa reazione qui, se tu ti attacchi qualcosa dove c'hai dei peli, lì il bulbo si cuoce e quindi non cresce Addio, più. ci sta, Però poi andate. sulla pelle non rimane nessun segno. Ok, Non è che. Perché a volte mi sono incollato anche delle cose in faccia con super attack, però non c'ho segni. cicatrici. Però non ti fa ricrescere i peli. Dopo da lì ho smesso perché ho detto, Però, forse ci sarà qualcuno nel mondo che ha scoperto quali colle usare senza carbonizzarsi i bulbi. E ho provato a usare le colle che si chiamano mastici o ok. comunque colle per teatri. Si Mhm. chiamano colle per teatro, sì. Che sono quelle anche che usano quando ti mettono il parrucchino. Ah, Perché ok. sulla pelle ci mettono questa colla qui, che sono colle, credo più organiche, comunque derivati forse da, non so, cellulose o resine naturali, non so. Mhm. E che appunto spennellano anche sulla pelle quando devono attaccare i parrucchini finti, Ok, perché devono avere una tenuta sì, di abbastanza presa. salda. Solo che quello lì, cioè alla fine è potentissimo, ha una presa più lenta che il Super Attack. Cioè il Super Attack c'è di bello che sì, magari ti fa un po' di danni alla pelle, però vecchio c'è. Se tu prendi una pennetta, te l'attacchi tipo alle orecchie, tu fai così, premi 1, 2, 3, 4, dopo sta su. Il mastice o quelle colle lì sono più salutari, però cioè di veramente stare così dei minuti. E dopo fa tipo una pellicola che a tirarla via comunque i peli te li tira un botto, quindi è una sofferenza. Madonna, comunque Però a me, è una scienza a parte lì, quella lì. Cioè, te le nel soffri senso, comunque queste cose. dai, queste, le prime volte volevo fare le cose di fretta perché così volevo, boh, sì, tipo mi ero fatto dei rivestimenti di scotch, tipo per fare Voldemort, madonna, quanti capelli mi sono strappati, male bestia. Però, sì, se no poi ho usato tante volte degli acrilici sulla pelle, Ok. che in teoria sono un po' tossici. Ehm,
Però sì, non mi dispiacciono neanche tantissimo perché poi ti crea una pellicola Ok. che poi rimane più compatta e viene via più in modo uniforme quando la tiri via. Invece le pitture per il corpo, se quando si seccano, quando tu ti muovi, sbriciolano. Mm, Quindi lasciano un po' qualcosa ovunque. Semplicemente poi quando le lavi vengono via, si staccano più facilmente, però certo. si frantumano di più in piccoli, minuscoli pezzettini, quindi va tutto poi nei tubi. Invece gli acrilici si staccano tipo sì, come... Squamano. Sì, sì, tipo proprio... Sai quando ti scotti? Sì, Fai così, viene via tutto uno strato intero, no? certo. Quindi poi alla fine cadono a grumi grossi, quindi sono anche più facili da raccogliere, da buttare via. Ah, Piccoli interessante. dettagli disgustosi. Da casalinghi, insomma, che si preoccupano di come pulire le tubature. E no, adesso comunque mi sono informato, ma un po' con l'esperienza ho capito un po' quali misture ottengono la giusta densità, viscosità Ok. e da poter attaccare delle cose dove voglio e poi rimuoverle facilmente. Tipo la cosa migliore adesso ho riscontrato che è la farina con l'acqua. Tutto un percorso, Sei anni serio? di progresso per poi Sei... arrivare a capire che la colla migliore è la farina con l'acqua. Sì. Ti giuro, la cosa migliore è la farina con l'acqua perché intanto quando si secca sulle superfici dove ti è caduta diventa come tipo gesso e si stacca senza sporcare, Ok. perdere colore o lasciare pezzetti vari. Sulla pelle, se la torni a bagnare, si scioglie e non è Madonna. tossica perché è organica. Chiaro. Quindi poi c'è sempre il problema che magari fai una cosa senza spendere, che non ti fa male, ma poi è un derivato del cibo, allora ti dicono sprechi il cibo. Ma lì Però non puoi fare qualcosa di tutto giusto quei completamente, cioè. commenti o magari queste critiche come le gestisci? Nel senso, ti dicono Niente, io dico, sprechi il boh, cioè, cibo e... allora, a parte che è un po' una contraddizione perché mi fanno delle critiche dicendomi che non ho sensibilità e non sono etico. Però se io vado a comprare delle plastiche, no? Cioè incentivo il mercato della produzione delle plastiche. Se li smaltisco per farli smaltire, comunque per smaltirli si inquina perché si fanno dei fumi, delle combustioni. E poi comunque uso della plastica, quindi magari a volte mi cade qualcosa in giro, dei tappini, delle cose. Quindi, cioè, se non uso la plastica per essere più ecosostenibile, per usare cose che magari posso anche, se mi cadono dei pezzi, lasciare lì nel terreno e non fanno male, oppure, sì, non fanno male all'ambiente, non incentivo i mercati della plastica, allora non va bene perché spreco il cibo. Però allora non va bene niente. Cioè, perché se poi dopo uso tanta plastica, ma non sei ecosostenibile perché non usi, cioè usi troppa plastica, compri solo della plastica. Cioè, allora cosa devo fare? Perché poi, cioè, se uno non ha tanti soldi da buttare via, devi usare cose che costano poco. Sì, Le cose che costano meno sono le materie che non sono molto lavorate, che di solito sono, cioè, i beni comuni che uno ha in casa, oppure robe organiche come la farina, certo. oppure verdure, scorze di verdure, cose. Quindi, cioè, se poi dopo non vuoi spendere e non hai tempo di costruirteli tu, perché sennò dovrei costruirmi le cose io. Però vecchio, Minchia, non che... ho tempo di Il costruirmi. casco di Perché serve. poi anche lì, cioè, va bene, me le faccio da solo, ma poi devo andare a comprare le vernici, devo comprare i materiali, devo andare in giro a prenderle, quindi inquino di più. Cioè, alla fine non c'è una cosa solo giusta. Cioè, qualsiasi cosa fai, alla fine qualcosa di sbagliato lo vai a produrre, perché se io mi preoccupo di andare nei posti dove devo comprare delle robe che non sono cibo, tanto poi inquino con la macchina, inquino di più perché devo andare più lontano a procurarmele. Certo. Se non uso delle cose organiche, uso delle plastiche, incentivo il mercato della plastica, incentivo l'inquinamento, poi dopo anche per smaltirle creo comunque delle componenti di scarico per gli smaltimenti, oppure tipo mi Certo. cadono in giro, inquino per terra, perché magari mi cadono dei pezzi di scotch, dei pezzi di plastica perché faccio delle cose, si rompono, inquino per terra. Cioè, Terza scelgo le faccia. cose in base alle esigenze mie, che Certo. sono spendere il meno possibile, fare le cose più in fretta del modo possibile e che sono meno tossiche per la mia pelle. Cioè, Certo. poi non sono mica Gesù, cioè, non posso mica fare tutto. Cioè, se potessi... Che poi in realtà anche lì c'è un modo... Boh, sono critiche secondo me fine a se stesse, perché se io mangio, non so, compro delle fette di prosciutto
cioè se io le mangio o non le mangio, alla fine non è che cambia qualcosa le persone che stanno soffrendo e che sono... C'è una questione No. etica che uno dispiace di cose. Però, voglio dire, secondo me poi in realtà... Cioè, oltretutto io penso anche di fare qualche cosa che fa del bene in minimo ad altri, perché cioè, cerco di strappare un po' un sorriso, di far ridere insieme a me, perché mi divertono a me, cioè li faccio perché mi divertono a me, e spero che anche gli altri si divertano mentre guardano le cose che faccio, quindi far tutto uno non può, cioè, sono mica Gesù. Ma... Poi voglio dire, chi è che non è andato al ristorante e non ha mai visto lì un pezzo di pizza? sì, cioè, quello sì, è impossibile. Chi non ha peccato scaglia la prima pietra. Ma tipo un video medio, cioè quanto ci metti a realizzarlo? Tipo, non so, con... Dipende, ci posso anche mettere un giorno solo. E non metti che tipo ci metti un giorno a fare sto video e lo posti e non va, non fa numeri, non è uno sbatti gigante, cioè perché sei impegnato, minchia, Vabbè, tutto... io per tipo fino adesso sono stato molto frustrato, incazzato, nervoso, Sì. insoddisfatto. Sì. Sì. Sì, perché poi vedevo gente che magari faceva dei content che per me erano imbarazzanti, oppure rubando dei video fatti di altri, c'erano un botto di views. Ma ormai c'è TikTok è molto questo in realtà, cioè c'è il Sì, sì. primo che fa quello, magari il Sì, coso sì. geniale, tutti gli altri a ruota che lo seguono e No, infatti lascia stare, poi a parte che c'è un sacco di gente che magari mi prende dei video o me li riposta, ma se me li riposta un paro, vabbè, alla fine mi si vede, quindi mi fa pubblicità. Però ci sono tanti che ne so, prendono la mia idea, la rifanno identica, la rifanno identica. Cioè, tipo c'è uno che l'ho bloccato in Brasile, ma non so neanche se fosse stata la cosa migliore. Un brasiliano. Vabbè, che c'è questo brasiliano, che non dico il nome perché mi faceva le palle. E ha visto che ho fatto il video di Venom, me l'ha rifatto uguale, identico. Poi non solo, lui prima faceva video di make up, si truccava, cioè, le unghie così. Ha visto quello che ho fatto un botto di video, adesso fa solo video di cosplay. Sempre come faccio io, cioè, poi io non è che ho il monopolio in questo format, chiaro, capito? però... Perché ti dico, a volte sono io che prendo spunto o copio un po' questo qua cinese, però cerco di aggiungerci qualcosa di mio, capito? Sì, Cioè, sì, no, certo. lo faccio in versione video, Un po' taglio. oppure a volte lo faccio anche con delle aggiunte. Sto qua vecchio adesso fa tutti i video così, dove fa vedere l'immagine, dove c'è lui in sovraimpressione che indica così, poi dopo usa sempre delle verdure e tante volte usa gli stessi procedimenti che ho fatto io, tipo ho fatto, che ne so, la cosa con le bucce d'arancia, che poi anche lì a mia volta io avevo visto questo cosplayer qua che l'aveva fatto in una foto. Io però l'ho fatto, diciamo, aggiungendo anche dei pezzi. Ho cercato di fare della fatica in più, tipo di aggiungere dei pezzi anche nel collo, Sì. oppure nelle mani, eccetera, con anche tutti gli altri personaggi. Vecchio lui l'ha fatto uguale, poi ne ha fatti anche degli altri che avevo sempre fatto io, tipo sempre Dragon Ball Cell con l'anguria e le cose. Poi, tipo, lui è un botto seguito, secondo me ci ha fatto anche dei soldi, tipo 2-3 mila euro ci ha fatti in tutto. E, cioè, nel senso, va bene che lo fai una volta, però no che adesso, cioè proprio adesso è il suo... Il suo brand. Adesso è il suo format, adesso è il suo marchio di fabbrica, capito? Cioè, poi ho capito che mi tagli, però vecchio, cioè, affanculo, abbia un minimo di, non so, personalità come Ma quindi ti content tagga creator. proprio? Eh? Ti tagga? Mi tagga perché secondo me lui pensa che sia una cosa che mi faccia piacere, vecchio, però cioè, non so, vecchio, cioè, Lo odio! è come se io vedo che, sono belle le macchine della Ferrari, adesso faccio un brand uguale. Taggo Cioè, nel questo. senso, non è che solo perché ringrazio, cioè, poi fai più soldi di quello lì, no? Cioè, un po' ti rode, capito? Cioè, Chiaro. io, sì, cerco di prenderla con zen, perché poi arrivano quelli che mi fanno ancora più incazzare, che dicono, beh, guarda l'altro positivo, vuol dire che fai cose belle. Tiro un po' in faccia. E poi sono quelle persone che ti fanno notare magari tipo il punto di vista saggio di come dovresti Ok. vivere le cose, quando loro non c'hanno minimamente il problema e quindi cioè non ne frega niente, no? Poi magari sono i primi che quando gli succede qualcosa vecchio sbroccano e accoltellano delle persone perché gli è successo a loro, però a te ti vengono a dire ma devi prenderla con filosofia, vuol dire che fai delle cose molto belle, devi essere contento. Così ti un po' sui denti. Oppure tipo, non so, guardi il lato positivo, poteva andare peggio, cioè. Poi magari mi chiamano perché mi hanno detto sono nervoso perché mi è successo sta cosa, vuoi spaccare tutto? Non so, cioè, a me fa morire l'incoerenza delle persone. E invece un'altra cosa che ho visto bella divisiva su Instagram, quella con tipo Atrophic King. Sì. Ma chi è? Dove l'hai beccato questa persona? Ma lui in realtà non è invalido, faccio semplicemente finta, è pigro, quindi gli piace stare a letto. No, scherzo. No, lo saluto, ciao Cristian. Ciao Cri. Coglione, impostore di merda. No, Fa finta. so che Come c'è un tutti. cazzo, Come dai, non c'è niente. Si fatica andare in palestra, gli piace stare a letto, farsi spostare in giro.
Devo far così anch'io. No, lui ha avuto, se non mi ricordo male, un problema quando aveva pochi mesi Mhm. e gli si è fulminata una parte del cervello che regolava, secondo me, mi sembra, lo sviluppo della muscolatura. Mhm. Quindi non hai muscoli, cioè come tipo un po' un peluche, cioè un pupazzo che cioè è tutto molle, nel senso le ossa Certo. ci sono, poi forse si sono sviluppate anche in una maniera un po' leggermente più fragile e quindi non riesce a muove soltanto gli occhi e la bocca, Mhm. quindi diciamo mima un po' alcune parole. I suoi, tipo i suoi assistenti sanitari lo riescono a capire, io ancora non riesco a capire quando parla mimando con la Mhm. bocca. Però c'è il computer, è un po' come Stephen Hawking, non c'ha però il sintetizzatore vocale, c'è tipo dei joystick perché riesce a muovere poco le mani, però un po' con i movimenti che riesce a fare sposta il cursore per digitare le lettere Ok. e premere ok per selezionare le parole. E lì lui capisce tutto benissimo, anzi dalla chat se leggi tipo le cose che ci scriviamo sembra boh, che sto parlando con te, con lui, insomma, parliamo delle solite Serio? cose, tipo che figa quella lì, vabbè che mi hai visto, poi adesso provo a È scrivere. un grande. Ti giuro il mio idolo, è il Sì, sì, no, king. boh, aspetta, cioè, a volte non so neanche come fa a essere così ottimista da certe cose. Infatti io all'inizio pensavo che mi scrivessero altri al posto suo, pensavo mi Cioè, ti ha scritto scrivessero lui. lui mi aveva scritto, io ho detto, pensavo che mi stesse scrivendo col suo telefono un suo tutore sanitario. Cioè, ti ha detto facciamo un video insieme. Sì, adesso non mi ricordo qual è stata la prima cosa che mi aveva Certo. scritto, Incredibile. però sì, sì, perché scriveva velocissimo, e tu, come cazzo fai a scrivere così veloce? Fai finta. E lui fa, no, sì, sì, perché c'ho un supporto, cose, quindi poi lui mi ha sempre detto che gli piace, preferisce che la gente, diciamo, scherzi con lui come se fosse normale, quindi magari scherzandoci sopra, piuttosto diciamo, essere eccessivamente rispettoso, Certo. compassionevole, perché gli dà quasi più fastidio. Ci sta, perché alla fine, cioè, se fosse se fossimo io e te, magari ci prenderemmo in giro per una cosa che magari tu fai, non fai, non Certo. so. Anzi, boh, dai, vecchio, non riesci neanche a sollevare 100 kg di panca piana, fai schifo, delle cose. La stessa cosa vuole che Con lui lui. faccia così con lui. Quindi lo bullizziamo. Dai, che ti giuro, è No, tipo bellissimo, te lo giuro, sono assurdi. e Cioè, quindi chiaramente la gente poi, dato che non vede quello che c'è prima, cioè l'accordo che c'è stato prima, tra noi appunto di decidere di far così, dà per scontato che lui non possa esprimersi, non sia in grado di esprimere il suo consenso, di mm, parlare, di dire, perché chiaramente anch'io lo pensavo, perché cioè, obiettivamente lui magari dice, ma la gente come fa a non capire che io sono perfettamente in grado di capace di intendere, o un po' sono anche da capire, cioè, di solito le persone con la sua condizione non hanno neanche un livello cognitivo certo. sviluppato, quindi cioè, Tipo c'è quello che tipo, non so se era a Reggio oppure nei dintorni, che tipo c'era da pagare il conto, e te l'altro tipo scappa. lì in realtà eravamo andati solo a bere qualcosa per aperitivo, Ok. perché poi mi trovo molto bene anche con le sue... Dunque, lì quella volta siamo andati con le sue... Diciamo, sì, sono un'infermiera e una sua amica che fa diciamo, la sua Mhm. assistente, diciamo, bada un po' a lui quando i suoi genitori sono via. Ok. Non mi ricordo, sono tutte e due infermiere, una sta studiando infermieristica e l'altra è un'infermiera proprio. Vabbè, comunque sì. E poi c'è un ragazzo che fa l'animatore che è anche il suo amico, che ho Mhm. conosciuto anch'io, e allora abbiamo detto dai andiamo a fare tutti un giro, perché c'era una bella giornata, siamo andati a bere qualcosa, e poi dato che eravamo lì c'era una bella situa con tanta gente, abbiamo detto dai facciamo un video dove facciamo un po' di stupidi in mezzo alla gente. E ci è venuta in mente sta cosa, è piaciuta. Infatti, Ma poi commenti, tutti, ah, vergognati. La ma vita. quelli non mi danno fastidio perché non sono cose che penso che non siano da fare, cioè non penso di aver fatto niente di sbagliato. No. Quando penso di aver fatto qualcosa che magari è così sbagliato, una volta, quando ancora non sapevo cosa fosse la blackface, avevo fatto un video dove ho rappresentato un personaggio nero Mhm. di Twilight. Ok. E avevo fatto quello che anche lui è un vampiro e c'ha tipo i dreads,
Sì, Allora mi ero pitturato completamente con il pennarello indelebile nero. sì. E quindi lì effettivamente avevo fatto la blackface, quel video l'ho Face. tolto perché mi era dispiaciuto, cioè perché lì Certo. avevo sbagliato io. Però se faccio delle cose dove Sei in accordo con lui, cioè... sono d'accordo con l'altra persona, non penso di fare niente di sbagliato, Sti o l'altra cazzi. persona si è divertita perché dovrei pensare di aver Sti fatto qualcosa di cazzi. brutto. Perché poi c'è la gente alla fine ho visto che ti può dire qualsiasi cosa, qualsiasi cosa fai. Perché una volta ho fatto anche vedere un video dove se nei video faccio vedere che butto delle cose per terra, nonostante poi dopo in realtà, anche se non lo faccio vedere, molte volte le cuocio lo stesso, le mangio, poi tanto se le bolli un attimo si disinfettano. Mhm. E se le butto in terra mi dicono che sprechi il cibo e cose. Allora ho fatto un video dove facevo vedere che quel cibo che mi era caduto l'avevo raccolto, l'avevo lavato e l'avevo mangiato. Mi ha detto, ah ma consumi l'acqua perché hai sprecato il doppio di Non acqua ci che avresti... credo. Oh, ti giuro. Non ci credo. Ti giuro, mi hanno detto che hai consumato il triplo dell'acqua che avrei consumato se... perché a lavarlo, a disinfettare quel pezzo di carne. Allora, che cazzo devo fare? Non va bene niente, Vez. Allora mi era venuta voglia di fare un video e facevo l'opposto. Cioè, avevo tutto il cibo che volevo, lo compravo, lo sbattevo per terra, aprivo tutti i rubinetti della casa. Ti viene voglia di fare il contrario di quello che dovresti, perché vecchio ti istigano veramente al nervoso. Allora poi vabbè, in realtà dopo ho pensato faccio un video di risposta, poi ho detto, vabbè, sentite, cioè secondo me lo fanno questo per farti arrabbiare, gli dà magari fastidio che con una cosa che fai, che loro non condividono, ottieni dei consensi, allora devono Sì. trovare qualcosa per darti, Invidia per sociale un po'. infastidirti. Poi un po' hanno ragione, però Vezzo, allora cosa devo fare? Devo star fermo, non fare niente, devo star fermo in casa con luci spente, Ci per sta. non dar fastidio a nessuno. Forse anche lì però, perché stai, Sì, perché non fai niente, stai a casa con il oh, vuol sistema. fare il fenomeno per distinguersi, fare l'altolocato, vuol fare l'eremita, vuol fare il nobile, E vuol fare io... il saggio del villaggio. Oh, io non ho bisogno della società. Oh, vecchio, cioè. Adesso sto facendo dei video per una pubblicità, per la pubblicità di un'azienda di camper. Mhm. Posso dire come si chiama? Certo. La 3C, specialisti dei camper di Reggio, venite qui. No, cioè, lì non spreco cibo, non faccio niente. Uno fa, sì, ma c'è bisogno di fare così tanto lo sborone per descrivere questo modello. È che, cioè, io dicevo No, semplicemente... no way. Io Cioè, No, vabbè. dicevo il web è un posto semplicemente... terribile. Qual è il modello migliore? Ah, questo modello, cioè, nel senso, in un modo, non so, un po' cercavo di essere Pubblicità, cioè... carismatico, cioè, nel senso, pubblicitario. Sì, carismatico. Vecchio, hanno detto che me la tiro. Sono sborone, l'ho detto in una maniera arrogante. Non va bene niente, vecchio. Ecco Non il va bene rento niente. contro gli utenti Poi del anche a me web. obiettivamente sì, mi dispiace quando magari mi cade della roba, oppure nella fretta di fare, mi butto delle cose addosso, poi dopo magari mi accorgo che si sporcano e dopo alla fine, tipo quando eravamo a Bologna, delle fette di prosciutto ci sono venute nella pozzanghera che secondo me ci hanno sputato Tutti i tossici della via. tutti, dai, che c'è piscio di cane, sputo, catarro, peli, polvere, cicche, catrame, che ho detto, vabbè, adesso, cioè, nel senso, Meglio di no. questo lo buttiamo magari. Mi dispiace, però, oh, cioè, voglio dire... Poi cerco comunque di rimediare, ad esempio, dopo molto di quel prosciutto che avevamo usato ce lo siamo mangiati, oppure tante volte anche cose che mi cadono in terra le metto nell'acqua bollente, si disinfettano un attimo, le mangio. Tipo una volta avevo mangiato anche un pezzo di pollo che avevo buttato nell'asfalto, l'ho tirato su, vecchio, tipo, ho tolto tutti i granelli, i sassi, Che cose, l'ho cuore. bollito, poi l'ho mangiato. Poi visto che alla fine mi dicono solo lo stesso, allora andate a fanculo. Cioè. No, cioè, quello che mi dispiace No, buttare lo cerco di riutilizzare, lo mangio. Ma poi adesso tra l'altro, appunto, dato che voglio anche un attimo evitare che sembro una persona che poi non sono, perché in realtà, cioè, mi dispiace, però poi dai video, dato che non fai vedere tutti i retroscena, sembri qualcosa che non sei. Adesso tutti i video che cucino delle cose che poi alla fine mangio. E le cucino proprio anche in base a quello che mi va di mangiare. Tipo l'altro giorno ho fatto... A parte se mi vengono male, ma a parte che come cosa che poi chiunque fa. Perché se uno dice faccio un esperimento, faccio una torta, se ti viene male, cosa fai? La butti, la mangi perché ti dispiace, perché dopo c'è gente che muore. Se ti viene uno schifo, la butti, cioè non è che te la mangi, Se anche è se la mangiabile, bruci, no. capito? Una volta fai esperimenti in cucina, cioè lo fai con buona fede, però cioè, capita che magari, non so, ti scogli delle cose in frigo, le Certo. butti.
Tipo l'altro giorno ho fatto il croissant all'italiana, ho preso tipo una brioche di quelle confezionate, ci ho messo dentro del pomodoro, degli spaghetti, della burrata e un po' di basilico. E l'ho mangiato, quindi faccio delle cose che adesso le mangio tutte le cose che faccio. A parte, vabbè, sì, uso la farina per creare quell'effetto tipo di pelle grumosa, perché lì te la puoi giostrare bene, cioè più farina ci metti più diventa appiccicata e non Ho cade. capito. Se invece vuoi fare una roba che un po' ti cola, ci metti semplicemente più acqua, poi non fa male alla pelle. Però vabbè, cioè, alla fine... Ma invece Tanto la gente dice super qualsiasi cosa, il video veramente. col prete, quello... Il Copretto io l'ho conosciuto mentre avevamo fatto un raduno con altri TikToker. Ok. E dopo siamo rimasti in contatto, mi è venuta in mente qualche roba Incredibile. così e niente, ho detto cosa possiamo fare insieme. Io avevo fatto qualche video che mi ero travestito da diavolo con i peperoni, mi Ok, è venuto in mente che potrebbe starci come antagonismo, diciamo ok. lui che combatteva contro di me. Perché poi anche lì ho pensato un tema delicato, quindi Eh, poi fa polemica, vedrai che spacca. E infatti, sì, poi c'è aggiunto la cosa dei dinosauri che è anche un po' in antitesi con il credo cristiano, che ho detto, minchia, cioè viene fuori un po' di fede, è un disastro. il dinosauro ci avevo pensato, Sì, perché cavolo. in teoria i cristiani ritengono che non siano mai esistiti i dinosauri, perché non dovrebbero far parte del progetto di Dio. Divino, Cioè, sì. perché nella Bibbia non li menzionano, Esatto. sull'arca di Noè, se non mi sbaglio. Ma poi anche lì, cioè, nel senso... Perché la gente, l'essere umano pretende che sempre tutto quadri, no? E che uno sia il massimo della coerenza. In realtà, cioè, uno magari può anche insegnare i valori cristiani, poi magari non condividere altre cose sempre del cristianesimo, oppure può anche magari condividere il fatto di fare qualcosa insieme a un altro dove è contenuto qualche cosa che non c'entra molto con quello che poi Certo. insegna, però insomma, la gente, cioè veramente, uno deve essere un santo, ma poi non è neanche vero perché Gesù era un santo, l'hanno ucciso. Cioè quindi se pensi a questo, cioè Gesù era un santo, l'hanno ucciso. In effetti. Sì, va. È Gesù, finita male anche per lui. Gesù era il primo influencer della storia, secondo me. In effetti, è vero, però. Forse anche qualcun altro prima. No, però... Perché Gesù era proprio un influencer alla fine. In effetti, sì. E l'hanno ucciso, adesso. Questo Uno dice sì. cosa ha sbagliato Gesù. Poi anche Gesù ogni tanto secondo me ha perso un po' la pazienza. Tipo c'erano episodi in cui secondo me tipo gli avevano fatto il mercato davanti alla sua Sì, è chiesa. strippato. Strippata, Fatto tutto per sbattuto terra, rovesciato tutto. tutto in terra, il È bancarello. smattato. Sì, È smattato. Sì, Anche- anche Gesù l'ha smattato. Quindi, Rage. vuol dire che la gente fa strippare. Rage. Anche a lui sono arrivati i commenti che ha Rage, consumato. Jesus Sì. Rage. Consumato anch'io. il cibo. Anche a Gesù dice su. Io non so Gesù, non c'entro niente con Gesù, però vuol dire, se anche Gesù ha smattato, vuol dire che ogni tanto La gente lo pecca. non è facile, nel senso... E... Poi sì, non è che tutti bisogna... Però è sicuramente liberatorio sbattere le cose in terra. L'ho fatto anch'io. No, però per dire che... Cioè, non c'è un modo di vivere Certo. che evita che poi la gente ti dica su che sei simpatico a tutti. Ma tu quindi, sì, ho visto che tu video TikTok a parte, tu hai fatto un film, cioè un Sì, lungometraggio. io allora era partito come un cortometraggio, volevamo fare un cortometraggio, poi mandarlo ai festival. Poi alla fine nel montaggio ho visto che durava 40 minuti, mi sembrava più figo poter dire poi di aver fatto una cosa che durava tanto. Certo. Quindi l'ho tenuto lungo. Dopo abbiamo detto, vabbè, 40 minuti, poi ci ho messo tanto a farlo, cioè tipo facciamo conto che, non lo so, ogni mese ci trovavamo io, i miei zii, i miei parenti, i miei amici, o io, i miei amici, o io, chi serviva, e c'è il padre di questo mio amico che era molto smanioso perché anche lui appunto ha questa passione, ha avuto sempre un po' il sogno di fare successo nel cinema, perché suo padre faceva l'attore nel cinema, diciamo, classico, no? Mhm. Negli anni 60, insieme a Totò. Minchia. Era alla fine un'icona comica, cioè faceva un po' l'italiano medio con la pancia, la canotta, o a volte vestito classico tipo stile uomo italiano col cappello, Sì. insieme a Totò. A volte faceva la parte del prete, a volte faceva la parte, non mi ricordo sì, del cuoco, beh.
E allora voleva un po' seguire la scia di suo papà, Il suo perché padre. gli ha fatto conoscere un po' quel mondo lì, perché si è appassionato anche lui un po' quando suo padre forse gli parlava, sì, un po' dei set. Mhm. E quindi lui aveva poi provato ad andare a fare la comparsa in qualche film carino, ci è riuscito, solo che poi si è trasferito a Reggio per lavorare in Ferrari Mhm. e ha fatto una famiglia, però ha continuato a coltivare un po' la passione di fare cortometraggi con dei suoi amici che avevano le attrezzature, eccetera così. E dopo suo figlio, che lo conoscevo, gli ha detto che io facevo i video così, e abbiamo iniziato a fare questa cosa. E quindi tanto ci trovavamo, dicevamo, beh, dai, magari il prossimo weekend facciamo la scena, diciamo io e te, tanto siamo solo io e te in scena, ci troviamo, 3 ore la chiudiamo. Oppure dai, per la prossima scena, boh, chiamiamo un paio di nostri amici, dobbiamo fare una scena dove siamo in una chiesa, tipo messa, oppure non so, cena, ristorante, un po' da per noi ci organizziamo così. E poi c'è stato il Covid, non riuscivamo più a proiettarlo, perché volevamo fare una proiezione in teatro, ma non si poteva perché erano state annullate. Mhm. Cioè, chiaramente io l'ho finito, pronto per la proiezione, organizziamo la proiezione Covid. Pro- Cioè, La vita. è stata colpa mia il Covid, perché cioè, io dovevo proiettare sta cosa di cui ero molto fiero. Andata a Cioè, puttana. con la mia sfiga ho creato tutto quello che è successo. No, e allora abbiamo aspettato, poi nel frattempo abbiamo detto, vabbè, continuiamo a girare qualcosina, così magari lo facciamo arrivare alla lunghezza di un film vero e proprio. E quindi abbiamo continuato fino adesso, dopo 3 anni, alla fine è arrivato a durare un'ora e mezza, e non sapendo come distribuirlo nei cinema, perché poi alla fine non è neanche che si possa sempre, bisogna vedere con che cosa l'hai girato, di avere degli accordi con le distribuzioni. Devo ancora capire come funziona distribuire delle cose nei cinema, se devi prima concordare ancora prima di averlo realizzato Mm. per fartelo finanziare, oppure concordare, approvare la sceneggiatura, o lo si può fare anche dopo averlo già fatto. Allora l'abbiamo caricato su questo sito che è di questa società che cioè sono anche loro una produzione di video Sì. pubblicitari per progetti privati. E niente, adesso lì è scaricabile, noleggiabile, l'ho messo a pagamento perché alla fine insomma ci ho dedicato tanto tempo. Ci sta. Anche se la gente mi fa comunque delle storie per il fatto che è a pagamento, cioè, non so, dovrei Un film. praticamente, non lo so, dovrei anche tirarmi giù i pantaloni e farmi scopare, nel senso. Perché, oh vecchio, ma poi tipo, non so, la gente non fa storie quando deve comprare le sigarette, no? Cioè Ok. 5 euro, Che di più. io l'ho messo a 3,5 euro in noleggio, perché poi sono i prezzi standard che non puoi neanche Sì. più di tanto stabilire, perché lo volevamo mettere sia su Amazon Prime per farlo vedere all'estero, e su questo sito per farlo vedere in Italia, perché abbiamo fatto una versione dove ci ho messo i sottotitoli e sottotitoli in inglese, e un'altra dove non ci sono i sottotitoli. E quindi i prezzi devono essere uguali, non è che puoi mettere su una piattaforma una cosa un prezzo, sull'altra un altro prezzo. Quindi ho messo 3,50 € perché vuoi noleggiare e 8 euro se vuoi comprare e rivedere quante volte vuoi. Se no noleggi puoi vedere solo dopo un giorno al massimo. Per un giorno, poi dopo non puoi più vedere. E niente, cioè, però ho fatto delle storie. Ah, però volevo prendere a pagamento, ma non è che me lo mandi gratis. Merda. Ci ho speso tipo 2000 euro, Minchia. 3 anni di tempo, complessivo, non so, ora al computer magari tipo 500. Poi c'è gente che magari gli dici, oh ma vieni a farmi quello che tiene l'ombrello a sta festa. Ah, boh, però mi devi pagare. Cioè, capito? A te ti dicono, non so, costa 3 euro, dai, mandamelo gratis. Ciao amici. Cioè, mi fa ancora più fastidio, capito? Perché cioè, si Infame. approfittano della tua amicizia. E poi però, boh, cioè, non fanno storie, si devono pagare 10 euro un drink, capito? Cioè, 10 euro un drink dura 20 minuti, magari quanto ti dura un drink? Bene, ma Una anche birra se quanto ti dura? sei sette 5 anche minuti? meno, sì. Ho fatto le storie perché ho messo 3 euro, una cosa che ho Un fatto che dura film che fanno un'ora e 3 anni mezza. di tempo. 3 anni di tempo, 50 persone coinvolte. Ci ho speso 2000 euro, una cosa di cui ci vorrei anche campare magari prima o poi. Ah, però costa 3 euro, pezzo. Che palle, dai, me lo mandi gratis. La gente. Ma è una cosa che poi ti fa rimanere male perché dici, cosa devo fare per farti pensare che mi merito che tu mi dai 2 euro? Pezzo? Cioè, cosa devo fare? Cosa devo darti? Però cosa di così è tragica se cosa lo vedi devo- così. Cioè, nel senso, sì, la gente, non lo so, o che magari solo in queste cose non considerano che valore abbiano o che fatica serva per produrre, però voglio dire, cioè, una birra non fai storie per 3 euro, cioè, una cosa che dura un'ora e mezza,
che ho fatto, che è in teoria il mio lavoro, cioè ti dà fastidio se la metto a pagamento. Non so, cioè, devi fare beneficenza e basta. Ma quindi tu vorresti fare il regista nella vita? Ma allora a me è una cosa che mi diverte molto è sia pensare delle idee che mi sembrano interessanti, cioè sia pensare delle idee divertenti o Ok. insomma intelligenti, sia però mettermici dentro a fare le scenette, cioè tipo Ok. mettermici a recitare io, cioè recitare è una cosa che mi diverte molto. Poi anche riguardarmi, magari se sono stato buffo, oppure se mi vedo bene, se mi vedo esteticamente bello, mi soddisfa, insomma, cioè, se mi vedo. Ci sta. Quindi mi piacerebbe fare sia il regista che l'attore, poi anche le cose separatamente mi piace, però stare solo dietro non mi piace, mi piace o Certo. fare sia la regia che l'attore oppure solo l'attore. Ho capito. Poi anche la pubblicità è una cosa che mi piace ultimamente perché comunque dove posso, dove riesco, se ho la possibilità, chiedo di poter mettere un po' la mia vena ironica per diretto e Mhm. essere una persona responsabile, quindi principalmente ho sempre guadagnato facendo video pubblicitari tipo per negozi, piccole aziende, Mhm. tipo per i ristoranti oppure i matrimoni. Però i matrimoni è un delirio veramente, cioè nel senso Cioè il filmino del matrimonio. i filmini dei matrimoni, sì. Merda. Non ne ho fatti tanti però perché a parte che comunque molto stressante, tante volte devi avere un collaboratore, da solo fai fatica. Mm. E perché ci sono dei momenti che non puoi ripetere, cioè non è che puoi dire, tipo, non so, metti che ti si interrompe, ti si scarica la batteria mentre si stanno scambiando l'anello. Non è che puoi dire no, scusate, Rifatelo. sospendere, prima di farla, fuori. Dopo va tutto in vacca e hai rovinato una roba di un'altra persona, insomma. E quindi mi mette un po' di stress, mi piace di più magari. Sì, ti pagano anche un po' di più, però cioè, lo sbatto alla fine è incredibile, molto stress, molta ansia. Ho fatto più cose per le ceramiche, perché qua ce ne sono tante in zona, Sì, full. e adesso mi hanno preso in modo stabile questo rivenditore di veicoli di Camper. campervan e faccio i video pubblicitari, poi compaio anch'io perché Sì, quindi volevo te metterci la un po' di tiri nei brio. video, in poche parole. Sì, sì, diciamo che nel senso, ho mescolato un po' la mia ironia con la pubblicità e la vendita. Ma ci sono Mi su piace. YouTube questi cosi, questi video? Sono su TikTok. Sì. Ah, delle cose dei camper. Sì, sì, sì. Ci sta. La cosa che io avrei sempre sognato era fare l'attore al cinema di Hollywood, tipo sbarcare sui red carpet con Non è mai troppo tutti i tardi. paparazzi. No, sì, poi in realtà, cioè, inizialmente lo sognavo perché volevo piacere di più a certe persone, oppure avevo avuto un po' di delusioni, quindi l'idea poi dopo di essere famosissimo mi dava un po' l'impressione di aver avuto un po' una forma di riscatto, Mhm. di essermi preso un po' una rivincita, e quindi magari sentirmi, non so, anche pensare che magari sarebbero tornate quelle persone lì dicendo cavolo no, avessi diventato troppo un figo, ti prego scopami. Ti prego, torna a scopare. Cioè, no, guarda, ho capito che ho perso qualcosa di incredibile. No, ti prego, adesso ti amo. Cosa stupidissima, non è che, cioè, che solo io ovviamente potevo pensare. Vabbè, da dire così. Poi diciamo che nel mettermici a fare teatro, così qua là, ho visto che è una cosa che mi diverte moltissimo. E quindi mi divertirebbe semplicemente per il fatto di farlo. Certo. Prima sì, era un po' più una cosa per compensare dei dispiaceri, tipo sentirmi più figo di quello che poi non pensavo di essere. E che poi vabbè, anche oggettivamente uno secondo me se fa l'attore, cioè fa figo dire che sei un attore. Vabbè, quello sì. Però sì, adesso lo farei più perché cioè, mi diverto a farlo. Cioè, e poi mi soddisfa far parte magari di un progetto che ha anche qualcosa di artistico, che vuole comunicare qualcosa un po' più di profondo, che può magari far riflettere le persone, non cioè, su chissà che cosa, però anche solo far provare un'emozione o Certo. Ci anche sta. solo far vedere qualche lato di me che a volte non faccio emergere facendo qualche personaggio, non so, un po' più serio, un po' più triste. Ci sta. Mi appagherebbe.
Adesso tra l'altro deve uscire il film di Ferrari dove io sono riuscito a fare una comparsa Sì, per una serie di fortune dai, bello. conseguenziali. Secondo me è una bomba. C'è una partita? Boh, penso di sì. Perché prima risultava... Cosa No, sono le allora, mi hanno qualifiche? detto che sì, la trama, vabbè, Secondo me sai che è abbastanza. per la Juve che esultano. Ah, Anche sì? prima, sì. Juve-Napoli? Juve e Lazio. Juve-Lazio. Ok. 3-1. Ci sta. Forza Juve. No, lì ti dico, sta parte che ho fatto, cioè non parlo, non so quanto mi possa produrre come ritorno dopo Però ti per si altre vede occasioni. chiaramente. Mi si dovrebbe vedere in primo piano. Io non sono andato alla proiezione prima a Venezia, però dei ragazzi che hanno fatto la comparsa come me, e lo sono andati a vedere e hanno detto che sono quello che si vede di più. Merda, che al cinema. Assurdo. Perché cioè, per pochi secondi forse sono in quel Certo. momento lì, però mi si vede chiaramente in primo piano perché io faccio proprio un gesto che è importante per la scena, cioè io tipo sparo con la pistola per dare il via alla gara. Beh, vecchio, serissimo. Quindi non è che sono Sì, sì, dietro ad altri che fanno nascosto. qualcosa di... Sono io che faccio quell'azione lì. E è successo un po' tutto per culo, nel senso tra un po' me la sono, diciamo, appunto cercata io, un po'... Nel senso sono andato a fare il casting, un botto di fila, cose, un casino, dopo mesi che non... Mi avevano detto tieniti libero da giugno a ottobre. Grande. Troia. Comodo, Mesi. comodissimo. Arriva ottobre, non mi hanno chiamato, ho detto, chi mi fa hanno preso, culo. fa niente, sto facendo altre cose, mi ricordo. E mi chiamano tipo il 15 di ottobre, mi dicono, domani vieni a fare la comparsa. Va Ovvio. bene, ok. Allora oggi devi andare a fare il tampone. Ok, grazie. Cioè, 7 minuti di preavviso. E dopo niente, vado a fare un paio di notti intere di riprese, abbastanza estenuante, perché tipo 6 ore lì nell'accampamento seduti per aspettare che tutti venissero pettinati e cose, tipo dalle 2 alle 7, poi alle 7 col pulmino andavamo sul set lì a Modena dove c'è la via dei tossici dove spacciano. Gaso. Infatti è assurdo che tipo Novi sta via Sad, qua cos'è? Sì, no. quella dove ci Il sono Novi, sì, gli sì. spaccini che ci vai a comprare il fumo, che Non si è mi sa. diventata una via di un set di Hollywood, che c'era Patrick Dempsey, quello di Grey's Anatomy, e Adam Driver lì dove spacciano. Tipo questo non so se possiamo dire perché dopo magari sembra che parliamo mai di Modena, però comunque vabbè, No, dove è c'è la tra- movida, si tutta sa, la gente si ubriaca sa. che fuma, Si sa, cioè. non diciamo di preciso dove. E assurdo comunque, infatti assurdo. E poi ci hanno chiesto anche se volevamo andare in Piemonte a girare delle scene, io ho sempre detto di sì. E questo ha fatto un po' la differenza, perché tanti che erano con me hanno visto gli orari che c'erano da fare, cioè tipo arrivavi alle 7, cena a mezzanotte, poi stavi in piedi fino alle 8 del mattino, Ok. e hanno detto no, beh, se è così domani non torno. E molti non sono tornati, oppure ogni tanto stavano a casa. E io sono andato anche poi a Brescia, in Piemonte, Si è per una sbattuto. settimana intera. E sveglia alle 5 del mattino, poi andavamo sul set, dopo stavamo lì fino alle 7 di sera, in piedi, perché dovevamo girare sempre su tipo il cemento. E a un certo punto fanno, ma arrivavano con la radiolina dello staff, così, c'è qualcuno che sa sparare, io sto, sì, io giocavo sempre a soft air da piccolo. Ah va bene, allora lo farai tu. Poi arrivati tipo con la valigetta, in pratica mi hanno detto che devo fare il meccanico che durante il test di una delle macchine teneva il tempo. Quindi mi hanno fatto anche dei primi piani. Pensavo li togliessero in realtà, perché ho detto non so nessuno, cioè figurati se tipo, mi danno Bellissimo. così importanza. Poi si vede che sono stato anche un po' convincente perché tipo per cercare un po' di distinguermi tra gli altri usavo qualche accessorio, tipo avevo comprato dei fiammiferi e delle sigarette perché magari così mi lasciavano Sì. fumare e potevo un po' farmi notare di più. Poi in realtà non si poteva fumare. Però cosa ho fatto? Ho spezzato un fiammifero, l'ho usato come stuzzicadente e ce l'avevo tipo solo io. Magari non ha contribuito a questa cosa, però insomma Però dopo si era vede che è avevo i diverso. baffi, i capelli all'indietro che mi avevano fatto nei camerini. Lo stuzzicadente, sai, ti fanno una cosa dove è un minimo pari, se poi piaci, insomma anche ho detto, magari è più probabile che ti tengano in primo Dai, piano. bello. Figo. Quindi deve essere molto, molto emozionante vedermi, infatti Carichi. Esce il? esce a dicembre perché l'hanno fatto vedere a Venezia adesso e quindi se vedete uno con la pistola, i baffi, i capelli indietro Lo conosco! spero che mi si riconosca perché ha un look molto diverso da quello che ho di solito, cioè che è questo, perché nel senso, Chiaro.
Dai, bene. Però deve essere... Cioè, intanto è un piccolo mini sogno che si è realizzato, perché volevo fare attore nei film Hollywood. Ecco, ci sei arrivato. Alla fine. Per una via proprio mega attraversa, Con gli forzata. spaccini del Novi Sad. Per una via, sì. Dai, bene. Però, sì, dopo allora, non essendo mai stato preso, no, perché ho sempre provato a fare tutti i casting che ho visto, in tutti i gruppi Telegram dove mi sono iscritto per ricevere gli annunci, le candidature, Mhm. tutte le agenzie che ho chiamato, con cui ho collaborato, cose che mi proponevano i casting, mai preso una volta, mai preso. Tutti mi dicono, ma perché non fai l'attore, ma perché non fai il doppiatore? No, ragazzi, io ci provo, non prendono mai. Sono andato in quelli di persona, ho mandato i video casting, poi mi dicono, ah ma andresti benissimo nei programmi televisivi. Ah, Non mi prendono. Non è che mi posso... prendono, cioè nel senso... Poi a volte magari sì, dovresti più andarci spesso di persona, che per me è Chiaro, ancora vecchio, però... cioè, non è che posso... alla fine tipo dai 18 anni ai 26, non so quanti soldi ho speso per andare di persona a Milano, Roma. Certo. Cioè, andare una volta a Milano non sembra, ma ti costa 100, 180 euro. Tra casello, autostrada, poi magari se tipo il casting è la sera, prendi un hotel, ma anche Sì. soltanto tra benzina e casello, andare e tornare sono 100 euro. Sì, più o Se vai meno. a Roma sono 200, 250, perché tipo se ci vai col treno, visto che magari non vuoi morire in macchina, sono 80 euro ogni freccia che prendi come Sì, 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 direzione, sì, sì. sono 200 euro. Non è che puoi andare per sempre a buttare 200 euro così, se poi dopo un po' inizi a capire che, sai, poi io non è che sono il più bravo di tutti, o non è che ho anche un fisico così particolare che dici... Perché Cioè, non no? è che tipo mi vedi e dici, oddio, ho chiesto... Risalto tra tutti gli altri. Cioè, non sono Jason Momoa, capito? Che... O The Certo. Rock, che cazzo, c'è solo lui fatto così che cioè, lo vedi, dici, puttana. Prendiamo. Quindi ho detto punto su tutto insieme, cioè su fare cose molto originali, mi distinguerò rispetto agli altri, quindi magari delle produzioni mi chiamano perché mi vedono sui social, Può essere, vabbè, perché no? poi adesso mi sta piacendo già solo per il fatto di comunque rallegrare la gente, o anche solo iniziare ad avere un po' un nome, mi dà Mhm. soddisfazione perché mi sono ritagliato un po' un mio... Sì, una fetta. C'è una mia fetta di autorità, diciamo, no? Sì, 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 Adesso sì, sì. sono quello che fa quelle cose lì. Però comunque sei E su TikTok quindi sei sono grosso. contento. Sì, sì, no, infatti c'ho un po' più l'ansia di prima di perdere i profili, perché ogni tanto magari mi arriva una segnalazione che in un video sono stato Vabbè, però più troppo... sei grosso, più non è facile magari poi riprenderli. Sì, penso di sì. Sì. Beh, adesso io non lo so, perché ho visto anche dei profili da tipo 2 milioni di follower o 3 che vengono chiusi. Minchia. Se hai la spunta blu è più Ok. difficile che ti chiudi, però la spunta Ah, blu ok. non è facile davvero. Ho capito. Cioè adesso sì, però Quella a pagamento, sì, questo è un'altra storia. pagamento secondo me è diverso. Poi ho sentito tanti dire, ah che palle, sono arrabbiato perché pensavo che ti desse più views, poi alla fine sono sempre uguali a prima, anche se Sì, l'ho comprata. Ma io me lo immaginavo, cioè... una Perché scammata per poi fare anche dei soltanto soldi. a livello logico, no? Cioè se vogliono creare una corsia privilegiata, anche solo a livello di assistenza, se tutti ce l'hanno, la corsia privilegiata è diventata Sì, quella standard. sì, 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 È come se infatti tu vai in aeroporto, no? la priorità ce E l'hanno tu prendi tutti. la priorità, ma Che se c'è- tutti hanno preso la priorità, dopo la fila prioritaria non c'è, No, non esiste più. capito? Quindi alla fine adesso non ha senso prenderla. Aveva senso se costava tipo, non so, 5.000 euro. E allora lì sì è difficile Sì, che ce l'abbiano in tanti. certo, Ma ma anch'io a un punto non avrei potuto prenderlo. Però così non ha più, poi non ha più neanche a livello di prestigio, non ha più neanche senso. Cioè, nel senso, serio. perché se tutti possono avere una cosa, come puoi far sì che tutti pensino che sia una cosa speciale? Cioè, nel senso, Certo. è come se adesso mettono il Lamborghini a 10 euro al mese. Ce l'hanno Sono belle tutti. per, boh, forse un anno ancora. Cioè, finché Poi, sono esclusive ci sta, che hanno il prestigio. sì, poi la quello. spunta blu ha proprio il senso opposto. La spunta blu ha il senso di dire sono diverso da tutti gli altri, se ce l'hanno tutti non ha più senso di Sì, esistere. esatto. Dovrebbero introdurre la spunta oro magari. Sì, ma anche lì c'hai le spunte diverse, boh, 100 volte lasciare come prima e basta. Boh, non lo so. Dovrebbero mettere una spunta che non può avere nessuno. Infatti adesso... Perché sennò così... Infatti io, cioè, secondo me mi distingo di più a non averla, infatti adesso non la compro. Però sì, diciamo che ogni tanto magari mi arriva comunque una segnalazione perché un po' magari i sistemi di controllo automatici si sbagliano, un po' perché la gente magari è invidiosa, tipo c'è uno che ha scritto mi ha snaccato sti video, ti segnalo per, boh,
lo fa uno magari, ok, non succede niente, però se lo fanno in tanti magari tipo la piattaforma sospetta che poi tu fai delle cose che danno fastidio, magari tipo Andrew Tate, cioè l'hanno bannato ma lui Figo cazzo. cioè no, sì, a parte quello, ma l'hanno bannato senza che avesse fatto niente di che, secondo me l'hanno bannato perché aveva ricevuto tante segnalazioni, Può ma essere. non perché avesse fatto un video dove faceva qualcosa di sbagliato. Non so. Diceva cose un po' pesanti, però... Sì, però non è che sono cose... Sì, sì, magari sì. Però Vez cosa diceva? Diceva... cioè, non mi sembra uno che parlasse usando termini scurrili o Ma diciamo che è un soggetto cose particolare. denigratorie, cioè nel senso... Ma adesso Cioè si domani... dice cose un po' forti, però voglio dire, ognuno secondo me deve poter dire la sua senza dover essere censurato. Mhm. Cioè anche se tipo io dico... Cioè, la censura secondo me non è mai giusta. Anche se tu tipo dici... Che ne so, mi fanno schifo... Boh, le persone grosse. Ok, brutto, devi essere sanzionato magari. Però non devi essere censurato secondo me. Cioè devi essere sanzionato dal punto di vista legale, magari prendere una multa, ok. Però devi comunque avere il permesso di dire la tua. Sì, diciamo che è un confine, adesso è un confine un po' labile, adesso Sì, beh, sì, sì. quello sicuramente. Dai, domanda conclusiva di Rito, quindi il futuro di Gianluca Busani, qual è? Da qui comunque o a breve termine oppure nel lungo termine. Se c'è, non è che dovreste domani schiatti, cioè, da fuori. Quando succede? Allora, sono muoio di infezioni dovute alle muffe e alla intossicazione della pelle. Continuo così. E poi, non lo so, prima speravo sempre in un qualcosa di più o di finire al cinema così. Adesso sto iniziando un po' a prefissarmi degli obiettivi più piccoli, sto meglio. Perché sennò Mhm. prima era continuamente una frustrazione, perché Certo. dicevo non sono ancora arrivato lì, non sono ancora arrivato lì. Oppure in base a come andavano le views, facevo una previsione di quanto potevo sentirmi distante o meno L'altro dall'obiettivo obiettivo, di essere... ok. E mi creava un botto di insoddisfazione, frustrazione, andavo a letto arrabbiato, mi veniva l'ansia, cioè delle cose. Adesso sto un po' meglio, perché comunque cerco di godermi di più quello che faccio e punto semplicemente a farlo meglio Mhm. e poi comunque qualcosa succederà e continuerò con la pubblicità anche a dedicarmi alle aziende perché mi dà una stabilità economica e mi Perché fa no? sentire di potermi dedicare di più a queste mie passioni senza Certo. sentirmi in colpa nei confronti dei miei perché alla fine sono sempre stati molto permissivi, mi hanno sempre Certo. sostenuto economicamente, quindi eh, andare avanti senza accettare lavori stabili per sperare in un sogno che magari non si realizza mai mi sembra una cosa un po' da persona sciocca, cioè nel senso da persona ingrata, voglio dire, Certo. E... Però insomma mi diverto a fare questi video, cioè sono contento di avere diciamo una voce, nel senso persone che mi ascoltano, quindi avere uno spazio dove riesco a esprimermi e poi vediamo, magari uno dei prossimi film che farò riesco a farlo distribuire da qualche parte. Perché no? E... Ah, io vengo prima fila, vengo a vedere. Bene, se ti piace farti del male. Io vengo, Dai, beh, poi se no se mi volete dare una mano, fare qualcosa, Ah, facciamo vecchio. qualcosa insieme, un film dove Perché no? gira qualcosa qui, tipo un film horror, verrebbe bene in sta casa. Oppure il progetto in Nigeria magari prende vita Dai, davvero. dai, sì, facciamolo. Prende davvero vita e chissà perché No, no. anche solo senza a parte tipo associazioni con i miei video, eccetera, è sempre un tipo di ambiente che non ho mai visto, mi piacerebbe un botto vedere perché sarebbe una novità, Che adesso ci pensiamo, perché no? vengo volentieri. Va bene, dai. Bella chiacchierata. Bro, chiudiamo qui l'episodio. Grazie Gianluca per essere stato tra noi oggi. Grazie a voi. Channel 808, alla prossima. Alla prossima.